Fare la seconda parte di un video come l'ultimo che ho pubblicato significa osare. Realizzare la seconda parte del video sulla truffa mondiale non è stata una scelta, ma bensì un dovere, un qualcosa di personale. Appena pubblicato l'ultimo video, che tra l'altro vi ringrazio di cuore per aver condiviso, ho sentito di non aver fatto abbastanza. Ho sentito di non aver detto tutto quello che c'era da dire, perché più scavavo e più trovavo. Hai presente quando lasci qualcosa di insoluto, quella sensazione? Ecco, se non hai visto questo video è inutile che continui con la visione. Lo dico contro il mio interesse, se non ti sei visto dall'inizio alla fine l'episodio precedente è assolutamente inutile che prosegui con la visione di questo video. Quindi, se sei capitato qui per caso, fai un passo indietro e recupera questa mega inchiesta prima di tornare qui a seguire la seconda parte. Se hai reputato compromettente la prima parte, preparatevi, perché il video che vedrai oggi è sconvolgente. Veramente, non sto scherzando. Ieri notte ci stavo lavorando e ci sono seriamente rimasto male, a bocca aperta. Mettiti comodo perché le implicazioni di un video simile sono veramente impressionanti questa volta. Penso di essermi spinto veramente oltre. Molte cose chi è nell'ambiente le sa già da anni. Ciò non toglie che la maggior parte del mio pubblico, e parliamo di decine di migliaia di persone, ne erano totalmente all'oscuro. Io stesso, non essendo nell'ambiente finanziario, ne ero all'oscuro, ok? E facciamo una precisazione quindi, perché anche sotto all'ultimo video sono arrivati i trader, quelli esperti, sai, i ragazzini che si pensano DiCaprio in Wolf of Wall Street, perché fanno trading, ecco loro, sono arrivati i fenomeni sotto all'ultimo video a sottolineare quanto io non fossi un economista, un esperto di finanza. Ebbene, ma scusami, ho mai affermato di esserlo? Io non sono né un esperto di economia, né un trader avviato, né un contabile, né un banchiere. Sono semplicemente una persona curiosa che ha deciso di condividere con voi determinate ricerche personali. Tutto qui. Di conseguenza non mi voglio arrogare il diritto di svelare chissà quale verità. Io ti mostro i dati, ti mostro i grafici e poi, che vuoi che ti dica, fai le tue considerazioni. Qui nessuno vuole passare come Jimmy l'esperto. Chiarito questo, nel video precedente abbiamo stabilito chi è che praticamente governa il mondo, e sembrerà un luogo comune, no? I cattivoni che governano il mondo. Ecco, se ci mettiamo a tavola e stabiliamo su cosa si basa la vita di una persona nel 2022, non possiamo negare che la finanza e la politica di alto livello giocano un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi, dal pagare una semplice bolletta all'acquisto di una casa, fino alle persone che in questo ambiente ci lavorano. Ecco, mi sembra piuttosto onesto quindi affermare che chi controlla l'economia e di conseguenza, proprio come se fosse un filo conduttore diretto, anche la politica, controlla il mondo. Siamo tutti d'accordo, no? Parlando dell'economia che influenza la politica, infatti nello scorso video ho portato l'esempio di José Barroso, ex presidente della Commissione Europea, oggigiorno advisor e presidente della Goldman Sachs, una delle banche più ricche del mondo. Ho portato l'esempio di Juncker, ex presidente della Commissione Europea che, sgamato pesantemente dalle Luxembourg Leaks, ha agevolato le corporation private in determinati accordi elusivi ed evasivi con l'Unione Europea. Ho citato la stessa von der Leyen, attualmente presidente della Commissione Europea, che non fa altro che promuovere politiche che facilitano il rifornimento di armi facendo felici e contente le corporation che le producono. Ecco, si è veramente in modo devastante profilato un quadretto che vede l'alta finanza sopra ogni altra cosa, l'alta finanza sopra la democrazia e sopra la politica internazionale. Addirittura parlando dei 3 fondi di investimento più ricchi della storia dell'uomo, Vanguard, BlackRock e State Street, vi ho mostrato che indirettamente tramite la Paloma Partners hanno finanziato anche la campagna di Joe Biden. Ecco, chi si è visto mezz'ora di inchiesta dirà non esiste, non può assolutamente esistere che ci sia dell'altro. Ho spiegato che questi 3 fondi di investimento sono i maggiori investitori di 2 delle banche più ricche del mondo, la Goldman Sachs e la JP Morgan Chase. Ho provato mostrando i grafici che sono i maggiori investitori e quindi controllano anche gli arbitri delle borse. Le 2 più grandi agenzie di rating del mondo sono Standard & Poor's e Moody's. E BlackRock, Vanguard e State Street sono i maggiori azionisti sia di Moody's che di Standard & Poor's. Vi ho portato gli studi sociali, il PDF di 2 enti ambientali che denunciavano i 3 fondi di investimento accusandoli di essere i maggiori responsabili del disastro ambientale finanziando il comparto dei combustibili fossili, destabilizzando i paesi del terzo mondo, causando migrazioni illegali e lucrando sulle stesse migrazioni. Nel senso, chi si è seguito l'ultima inchiesta su queste 3 aziende dirà no, è impossibile che ci sia dell'altro. Ebbene,
devo deludervi. In realtà, devo ammettere che il mio ultimo video sulla truffa mondiale, che ha creato non poco scalpore sui social, è un video che, parlando dell'argomento, gratta soltanto la superficie, e lo fa anche in modo superficiale. Non sono solito realizzare secondi episodi di video del genere, non sono solito fare le seconde parti di lavori talmente mastodontici, ma, ahimè, ho dovuto, per onestà intellettuale, per creare dei contenuti che seguano un filo logico, per portare contenuti che la dicono veramente tutta, ho dovuto, perché signori, i collegamenti che ho fatto nello scorso video parlando di Vanguard, BlackRock e State Street sono solo la punta dell'iceberg. In realtà, rifacendomi al titolo, non sappiamo assolutamente, e dico assolutamente, quanto si approfonda la tana del bianconiglio. Di cosa non abbiamo minimamente parlato nello scorso video? Nello scorso video non abbiamo assolutamente parlato né di armi né di Big Pharma, e sapete che vi dico? È il caso assoluto di rimediare, perché se ve lo state chiedendo, sì, questi 3 fondi di investimento che controllano letteralmente il mondo, controllano anche tutto il comparto della produzione di armi ai massimi livelli, tutto il comparto aerospaziale, così come le Big Pharma, e determinati collegamenti sarete voi stessi a farli. Segui fino alla fine. Chi segue il canale da tempo, chi segue l'ambiente militare e quello ufologico, saprà sicuramente che cos'è la Lockheed Martin. Ebbene, la Lockheed Martin è un'azienda con 140.000 dipendenti in tutto il mondo. È il principale appaltatore per la difesa degli Stati Uniti e attualmente sta costruendo, così è, l'astronave Orion che porterà nuovamente l'uomo sulla Luna. Giusto per capirci. È l'azienda che ha costruito gli aerei stealth. Il reparto Skunk Works della Lockheed Martin realizza la maggior parte dei caccia intercettatori nel mondo. E parliamo di uno dei colossi miliardari più grandi del pianeta Terra. Possiamo tranquillamente dire che tra tecnologie avanzate, la maggior parte delle quali sono attualmente top secret, laser, armi, astronavi, aerei e tecnologie militari, è il più grande fornitore di armi sul pianeta Terra. Non si scherza, ok? Non si scherza assolutamente. Parliamo del maggior contraente militare degli Stati Uniti. Ebbene, vi starete chiedendo quanto può valere una roba del genere, no? Quanto può valere come azienda la Lockheed Martin? Ha un fatturato di circa 60 miliardi l'anno, quindi fatevi 2 conti. Ecco, sapete chi sono i principali investitori della Lockheed Martin? Non lo direste mai, Vanguard, BlackRock e State Street. La Raytheon, più e più volte presa di mira anche da Wikileaks, è una multinazionale miliardaria che si occupa di ricerca, sviluppa e produce prodotti ad elevata innovazione tecnologica in ambito aerospaziale e militare, ed è uno dei 3 più grandi produttori di armi al mondo. Si occupa della creazione di motori aerospaziali, avionica, cyber security, crea e distribuisce missili in tutto il mondo ed elabora i sistemi di difesa aerea per gli Stati Uniti. Ha qualcosa come 195.000 dipendenti in tutto il mondo e i suoi maggiori azionisti sono Vanguard, BlackRock e State Street. La Northrop Grumman, così come la Lockheed Martin e la Raytheon, per molti non avrà assolutamente bisogno di presentazioni, ma comunque è la multinazionale delle armi statunitense che ha inventato e venduto al governo gli F-4 Tomcat, il B-2 Spirit, hanno inventato gli UAV, sono attivi nella produzione di armi a bordo delle navi da guerra statunitensi, sistemi di guerra elettronica, cioè c'è bisogno che continuo. I maggiori investitori di Northrop Grumman sono BlackRock, Vanguard e State Street. I più grandi produttori di armi sulla faccia del pianeta sono Lockheed Martin, Raytheon e Northrop Grumman. E BlackRock, Vanguard e State Street le possiedono. Sai cosa vuol dire che le possiedono? Sono i maggiori azionisti di tutte e 3 le più grandi corporation di armi sulla faccia della Terra. E c'è anche chi ha avuto il coraggio di commentare sotto all'ultimo video accusandomi di promuovere teorie del complotto, capito? Ebbene, signori, più di mostrarvi i grafici ufficiali e i dati finanziari aggiornati in tempo reale, non so veramente cosa fare. Se per alcune persone limitate l'incredibile viene automaticamente associato al non vero, alle teorie del complotto, siete voi che avete un problema e non di certo io. Ma aspetta un secondo. La Boeing è la principale azienda aeronautica sul pianeta Terra e secondo appaltatore del governo americano, secondo solo alla Lockheed Martin. Realizza il 90% degli aerei civili su cui voli, hai mai volato o volerai mai.
e i suoi maggiori investitori sono Vanguard, State Street e BlackRock. Ma torniamo alle banche. Nello scorso episodio abbiamo addirittura appurato che la Banca Centrale Europea è una banca privata, cioè fuori di testa. Viene da sé che chi controlla le banche che compongono la BCE controlla la BCE. Uguale per la Federal Reserve, i maggiori azionisti delle banche che compongono la Federal Reserve controllano la Federal Reserve. Soprattutto se parliamo di banche nazionali, chi controlla determinate azioni controlla direttamente i flussi economici e direttamente, ma proprio in modo diretto, la politica. Ecco, se vuoi letteralmente conquistare il mondo, quanto è importante, oltre a controllare le borse e le banche che ne fanno parte, controllare anche le banche nazionali? Abbiamo difatti appurato che hanno uomini all'interno con 2 gradi di separazione. Sono i maggiori investitori, per esempio, di Goldman Sachs e hanno uomini di Goldman Sachs all'interno della politica europea. Lo stesso Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio, è un uomo di Goldman Sachs. Cioè, io voglio essere chiaro, se non è diventato presidente della Repubblica è perché Goldman Sachs si è espressa in netto sfavore di questa decisione. Ok? La banca d'affari si esprime negativamente circa la possibile nomina a presidente della Repubblica. Ecco, e voglio chiudere subito questa parentesi. Chi c'è dietro Goldman Sachs? Vanguard, BlackRock e State Street. Quindi, con 2 gradi di separazione, controllano anche la politica europea. Le Big Four sono le 4 banche al mondo con più capitalizzazione di mercato. Sono le banche più ricche del mondo e, ahimè, sono tutte cinesi. Industrial and Commercial Bank of China è la prima, China Construction Bank, Agricultural Bank of China e Bank of China. Hanno, queste 4 banche, dai 4.300 ai 3.200 miliardi di capitalizzazione. Ecco, e se vi dicessi che Vanguard, BlackRock e State Street hanno le mani in pasta anche con almeno 3 delle 4 banche più ricche del mondo? Da mani nei capelli. La prima, la più ricca, la prima indiscussa in classifica nel mondo è la Industrial and Commercial Bank of China. E il maggior investitore della prima banca del mondo, signori, ahia, è Vanguard. Avete capito bene, è la Vanguard, addirittura con 2 distaccamenti di Vanguard. Al primo posto, come maggiore investitore della prima banca del mondo, abbiamo Vanguard Emerging Market Stock e al terzo Vanguard Total International Stock. La terza banca del mondo è l'Agricultural Bank of China e ha di nuovo come maggiori finanziatori 2 distaccamenti della Vanguard. Potete vedere con i vostri occhi i grafici. E non è assolutamente finita qui. Anche la quarta banca del mondo, la Bank of China, ha gli stessi 2 distaccamenti di Vanguard a dominare gli asset. Io non mi esprimo. Cosa volete che vi dica? Non mi esprimo anche perché ne dovrei dire davvero troppo e risulterei troppo prolisso. Voi l'unica cosa che dovete fare davanti a lavori mastodontici del genere è condividere il video con quante più persone possibili e commentare il video ampliando la discussione in maniera educata e intelligente come avete fatto nell'ultimo episodio. Questi sono i maggiori investitori di 3 delle 4 banche più ricche del mondo, nonché sono i maggiori investitori delle 2 banche più ricche degli Stati Uniti che arrivano a ramificarsi addirittura all'interno della politica europea, compresa quella italiana. Possiedono le banche che compongono la BCE e chissà cos'altro. Banche, finanza, banche nazionali, politica internazionale, sono i maggiori investitori di tutto il comparto delle armi e delle tecnologie aerospaziali, sono i maggiori investitori delle banche più ricche del mondo, sono i maggiori investitori delle agenzie di rating degli arbitri delle borse, sono i maggiori investitori del comparto aeronautico civile, di quello militare e sono i principali azionisti anche delle big data. Capisci? Cioè ti rendi conto? Il gruppo Vanguard e molti dei suoi fondi comuni di investimento, per esempio, sono i maggiori detentori istituzionali di azioni Google. Pensate che ne possiedono una combinazione di circa 40 milioni di azioni Google per un valore di circa 40 miliardi di dollari. 2 dei fondi Vanguard sono tra i primi 5 tra i più grandi detentori di fondi comuni di Alphabet. Ecco a voi il grafico, signori. Vanguard, BlackRock e State Street anche dietro a Google.
possiedono anche le big data e mi dirai sì, ma non basta tirare le fila di Google per comandare le big data. No, e infatti sono anche i maggiori investitori di Apple, se te lo chiedono. Cioè, ma capite di che cosa stiamo parlando? Sono anche i maggiori investitori di Apple. E non vi basta? No? Sono anche i maggiori investitori di Microsoft, BlackRock, Vanguard e State Street. Non vi basta ancora? Sicuri che non vi basta? Sono i maggiori investitori di Amazon. Di Amazon, ragazzi, non so se vi state rendendo conto del disagio. La TSMC, con sede a Taiwan, è il motivo per cui la Cina vuole invadere l'isola. Infatti, è il più grande produttore di microchip e semiconduttori al mondo e indovinate, il maggiore investitore di TSMC è Vanguard. Cioè, praticamente io nello scorso video non ho detto niente, capito? Niente. Io nello scorso video vi ho dato solo l'antipasto. Avendo appreso tutto ciò mi sono sentito frustrato e questo video è stato d'obbligo. D'obbligo, signori, e non te ne andare, rimani fino alla fine perché ne sentirai davvero delle belle. Praticamente hanno in mano la finanza, hanno in mano tutto, hanno in mano la finanza, hanno in mano la politica, hanno in mano il comparto delle armi, hanno in mano l'industria, hanno in mano le big data, hanno in mano le banche cinesi e, udite udite, che cosa manca? Hanno in mano anche le big pharma. Sono infatti i maggiori investitori di Pfizer, BlackRock, Vanguard e State Street. Sono i maggiori investitori di Johnson & Johnson, che tra l'altro risulta essere anche la più grande casa farmaceutica del mondo, e sono i maggiori investitori di Moderna, sempre loro, Vanguard, BlackRock e State Street, cioè il resto potete dedurlo da soli, no? Che cosa sono arrivati a finanziare? Siccome io sono solo un complottista, i due maggiori esperti di corporate al mondo, Lucian Bebchuk e Scott Hirst dell'Harvard Law School, hanno dato alla luce uno studio dal titolo The Spectre of the Giant Three. Chi siano i tre spettri? Lo sappiamo già, no? Ebbene, lo studio di Harvard si concentra principalmente sulla preoccupazione legata alla monopolizzazione del mercato da parte di queste tre giganti. Infatti lo studio di Harvard stima che Vanguard, BlackRock e State Street possiedono, udite udite, almeno 4 azioni su 10 delle principali corporation statunitensi di rilevanza internazionale, esercitando un potere senza pari nella storia della finanza globale. Harvard ha il merito di fotografare dati alla mano e non fesserie, non paroline dette al vento, dati alla mano, la crescita esponenziale che soprattutto BlackRock e Vanguard andranno ad esercitare nei prossimi anni negli asset finanziari ad oggi conosciuti di tutto il mondo, innescando un cambio di paradigma globale di cui già oggi è possibile prevedere gli effetti. Qui non si tratta assolutamente di teorie del complotto. Se hai dubbi a fine video su Telegram condividerò lo studio di Harvard. Qui, semmai, si tratta di studi scientifici e matematici relativi a dati reali e di pubblico dominio che nessuno si era mai andato a cercare. E io in 2 video ti ho letteralmente spiegato chi governa il mondo. Chi è che possiede la piramide. Chi è che sta sopra chi sta sopra. I burattinai più grandi che il mondo abbia mai visto finora. Io, cari signori, mi fermo qui perché sono letteralmente andato oltre. Questa volta veramente sono fortemente andato oltre. Sicuramente però non avrò più niente da rimproverarmi. Questa volta ho davvero ma davvero detto tutto. Non so cosa dire e spero che il video otterrà la visibilità che merita. Massima condivisione. Ovunque. Instagram, Facebook, ovunque, massima condivisione. Aiutami gentilmente a spammare queste informazioni ad un pubblico più ampio possibile. Se reputi la mia indagine un'indagine valida, ti chiedo cortesemente di lasciare un like a sostegno del video. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, mi raccomando, iscriviti al canale. Io vi voglio un sacco bene, il capitolo in merito a questa inchiesta in 2 parti finisce qui e spero con il cuore che vi abbia fatto riflettere. Addio.